Ciao a tutti e ben ritrovati! Se vi state chiedendo quali sono stati i miei prodotti preferiti nel mese di marzo, siete nel posto giusto perché state per scoprirlo. Il primo prodotto per la cura della pelle che ho amato a marzo è della First Aid Beauty e si tratta dei Facial Radiance Pads, dei dischetti imbevuti di un prodotto formulato per esfoliare, tonificare e illuminare la pelle. Questo che vedete è il formato piccolo che fa parte di un set con alcuni dei loro best seller in formato da viaggio. Mi è sembrata una buona idea scegliere il formato più piccolo per testare un nuovo prodotto in modo da non dovermi impegnare direttamente con il formato originale, che tra l'altro è molto più grande e contiene ben 60 dischetti contro i 28 di questo formato. Ma veniamo al prodotto in sé, che si può applicare ogni giorno, sia la mattina che la sera, semplicemente passando il dischetto sulla pelle pulita del viso, del collo e del décolleté, subito prima di applicare la crema idratante. È davvero piacevole perché dà un'immediata sensazione di freschezza e contiene il cocomero come tonificante, il limone come esfoliante e gli estratti di liquirizia come illuminante. Se state attraversando una fase in cui la vostra pelle è particolarmente stressata e opaca, il che è abbastanza tipico nei cambi di stagione, io vi consiglio di provarli perché sono davvero ottimi. Se vi interessa, come sempre sul mio blog troverete la lista completa di tutti i prodotti dei quali vi parlerò nel corso del video, con indicazioni per reperirli online, e il link al mio post dedicato è nella info box qui sotto. Andate a cliccarci sopra. Il secondo prodotto per la cura della pelle invece mi ha salvato quando all'inizio del mese ero tormentata da un raffreddore che per 2 settimane non mi ha abbandonato e il mio naso si è trasformato in quello del clown di It, quindi una cosa veramente terrificante, rosso, screpolato, inguardabile. Mi ha salvato l'olio di karité. Quello che vedete dei provenzali, voi potete però scegliere il brand che preferite in erboristeria. L'olio di karité è ottimo perché ha delle proprietà elasticizzanti e cicatrizzanti, riparatrici. Io l'ho applicato più volte al giorno sul mio naso disastrato e poco per volta sono riuscita a riportarlo alla normalità, il che è veramente una cosa da thumbs up, pollice su. Anche il prossimo prodotto l'ho utilizzato per salvarmi dal raffreddore, perché oltre al naso da clown assassino avevo anche delle labbra secchissime e screpolate, cioè praticamente era un mostro inguardabile. Mi ha salvato le labbra un prodotto della Lush, lo scrub che si chiama Labbrividisco. Tra l'altro i nomi dei prodotti della Lush sono sempre divertentissimi. Nello specifico è contenuto all'interno dello scrub lo zucchero, la menta e la vaniglia e va quindi ad esfoliare le labbra togliendo la pelle secca e morta e donandogli appunto, levigandole e rendendole molto più morbide ed omogenee. Ovviamente subito dopo va applicato un balsamo per ammorbidirlo ulteriormente e concludere il trattamento. L'abbrividisco della Lush consigliatissimo. Questo è tutto per la sezione cura della pelle, passiamo alla sezione trucco. Recentemente la Maybelline ha lanciato sul mercato un nuovo mascara e come sapete io sono una grande fan dei mascara della Maybelline, quindi non potevo lasciarmelo scappare. Eccolo qua, si tratta del Lash Sensational. Mi è piaciuto tantissimo, quasi quanto il The Rocket, che è il mio mascara della Maybelline preferito in assoluto. La particolarità è quella dell'applicatore, che come vedete ha una forma incurvata con delle setole rigide in plastica, più sottili da un lato e allungate dall'altro. Questo permette di andare a prelevare anche le ciglia più sottili, incurvarle, dividerle, allungarle e volumizzarle, insomma tutto quello che si può desiderare da un mascara. L'unico consiglio che vi do è di non eccedere con la quantità di prodotto perché tende a raggomarsi se ne applicate troppo. A parte questo è davvero ottimo, come al solito un buon rapporto qualità-prezzo, facile da trovare perché è reperibile anche nei supermercati, insomma pollici su per il Lash Sensational della Maybelline. Il prossimo prodotto della sezione trucchi invece è un blush. Questo adorabile blush a forma di cuore della Too Faced si chiama lo Sweethearts Perfect Flush Blush. Io ho scelto la colorazione Candy Glow.
Beh, intanto la confezione, come vi dicevo, è adorabile, è in cartoncino, un po' retro, a forma di cuore, insomma non si resiste a confezioni come queste, perlomeno io le adoro. Anche il prodotto è davvero ottimo. Io cercavo un blush adatto alla primavera e che quindi unisse insieme a quello che in francese chiamano la bonne mine, ovvero quell'apparenza di una pelle più sana e più giovane, anche un'aggiunta di luminosità, e questo è il blush perfetto perché, come vedete, all'interno dei piccoli cristalli luminosi dorati che vanno proprio ad illuminare la pelle. Lo sto indossando anche in questo momento, come vedete è molto leggero, quindi non è eccessivamente colorato, molto naturale ma anche luminosissimo. Questo è tutto per la sezione make up, passiamo alla sezione capelli. Anche questo mese ho un prodotto per capelli da mostrarvi e ancora una volta si tratta di uno shampoo secco. Questo perché a volte io tendo ad essere leggermente monomaniaca e a fossilizzarmi su determinati prodotti. A quanto pare di recente la mia fissa è quella per gli shampoo secchi. Questo perché, come già dicevo nel video precedente nel quale vi parlavo dello shampoo della Batiste, mi permette di allungare i tempi tra uno shampoo e l'altro, andando a stressare molto meno il capello che nei cambi di stagione è già più indebolito e stressato di per sé. Lo shampoo secco del quale vi vorrei parlare questa volta è della Colab. E vi dico subito che purtroppo non si trova in Italia. Io l'ho acquistato sul sito inglese Feel Unique perché ero davvero curiosa di testarlo. Questo perché ne avevo sentito parlare tantissimo online. La creatrice di questo brand, insieme ovviamente a un team, è una modella e blogger inglese abbastanza famosa, Ruth Creeley, e il suo blog si chiama A Model Recommends. Mi è piaciuto tantissimo, anche se devo ammettere che a mio avviso è più uno spray volumizzante che non un vero e proprio shampoo secco. In ogni caso funziona benissimo per aggiungere volume ai capelli, non lascia nessun tipo di residuo e ha una profumazione spettacolare. Forse la cosa che più mi piace di questo prodotto è proprio il profumo. Tra l'altro esiste con profumazioni diverse, io ho scelto quella London principalmente perché mi ispirava il nome, anche perché non avevo modo di sentire il profumo online. In ogni caso, se avete in mente di piazzare qualche ordine all'estero in Inghilterra, lo trovate su Feel Unique, metterò il link sul mio blog, è ottimo e magari potete mettere insieme altri prodotti che in Italia sono introvabili e fare un bell'ordine di quelli succosi, di quelli che a me piacciono tanto. Ok, passiamo alla prossima categoria, che è quella dei vestiti. Il colore predominante di marzo per me è stato il giallo, forse perché la primavera inizia a farsi sentire e dentro di me è scattata quella molla per la quale, ok, basta colori scuri, è il momento dei colori brillanti. E infatti alcuni dei capi preferiti di questo mese sono per l'appunto gialli. Il primo lo sto indossando e si tratta di questo top smanicato con una piccola ruche sulle spalle, molto morbido, cade molto bene addosso, l'ho acquistato su ASOS e quello che mi ha colpito ovviamente è stato il colore. Mi piace molto perché è il classico capo basic che si può abbinare sia ai jeans per un look assolutamente casual, ma lo si può anche dress up, come dicono in inglese, cioè rendere più elegante abbinandolo magari a un tailleur, una gonna. È molto versatile, il colore è adorabile, dà un tocco di luce a qualsiasi outfit. Se vi interessa lo trovate su ASOS, metterò come sempre il link sul mio blog. Il secondo capo giallo che ho amato a marzo è questo maglioncino molto semplice e leggero, l'ho preso da H&M, fa parte della loro linea basic per l'appunto, infatti è davvero un pezzo basic, perfetto per l'arrivo della primavera, si abbina bene un po' a tutto, io lo indosso molto sia con i jeans che con le mie gonne svasate, non è che ci sia molto altro da dire, però secondo me questo genere di capo ci deve sempre essere nel nostro armadio, soprattutto nei cambi di stagione. Un altro dei miei capi preferiti di marzo
lo sto indossando ed è questa giacca che adoro. È cropped, quindi tagliata corta, con questa stampa, questo tessuto pied pull, ed è assolutamente retro. Ha la manica corta, è perfetta indossata con le mie gonne un po' anni 50 e l'ho acquistato da Sisley. Me ne sono innamorata non appena sono entrata nel negozio. Proprio io devo avere una sorta di radar per cui se c'è un capo vagamente vintage il mio cervello pum, butta l'occhio e io non so resistere. Lo adoro, non è proprio economicissimo perché se non ricordo ho pagato la giacca intorno ai 78 euro, mentre tutti gli altri capi di questo mese sono decisamente come prezzi molto più bassi, ma la adoro, non potevo non averla, l'ho indossata tantissimo e sono sicura che la indosserò finché non farà troppo caldo per questo genere di capo. Veniamo al nostro ultimo capo di marzo. Ed è un abito che ho acquistato su ASOS. Dovete sapere che su ASOS ci sono ancora degli sconti, dei saldi, e quindi ogni tanto do un'occhiata perché magari mi è sfuggito qualche capo interessante. E così ho scovato questo signorino che adoro, ho indossato veramente tantissimo in tutto il mese di marzo. È in tessuto scuba con questa stampa floreale su base scura. Ha un taglio che veste benissimo perché, un po' per il fatto che il tessuto è scuba e quindi è un po' più strutturato, non segna assolutamente i fianchi mentre va a portare in evidenza la vita. Quindi per chi diciamo non è una taglia da modella come me, questo genere di capi è l'ideale. E questo era l'ultimo capo per la sezione fashion. Ora passiamo alla sezione vari, perché questo mese ritornano i random. Ebbene sì, ritorna la sezione dei vari e il mio prodotto random preferito di marzo è BAM! Una tisana, più precisamente una tisana a base di camomilla, malva e liquirizia che mi sono fatta preparare in erboristeria all'inizio del mese quando avevo quel terribile raffreddore con tanto di tosse che non mi lasciava dormire la notte. Ho quindi richiesto qualcosa che avesse un'azione calmante sia sulla tosse che su me stessa perché ero particolarmente isterica. Devo dirvi la verità, il profumo non è proprio invitante perché profuma un po' come il fieno, l'erba secca, la paglia. Avete presente quando tagliate il prato? Adesso io non ce l'ho presente perché non ho il giardino, però quando si taglia l'erba d'estate che poi si lascia un po' lì, quel profumo particolare che però non ti invoglia particolarmente a berla questa tisana, ma se superi lo scoglio del profumo è ottima perché prima di tutto arriva il dolce della camomilla e della malva e solo dopo, come una sorta di retrogusto che bam esplode in bocca, arriva la liquirizia. Davvero ottima, ha questa azione calmante sia della tosse che in generale è molto rilassante come tisana. Se appunto cercate qualcosa che calmi la tosse è perfetto se aggiungete anche del miele per la gola. Insomma, ottima, ho continuato a berla anche quando, Dio sia lodato, il mio raffreddore è passato e ve la consiglio vivamente. Vi basterà andare in erboristeria e chiedere appunto di avere una tisana a base di camomilla, malva e liquirizia. Questo è tutto per la sezione vari, passiamo all'ultima sezione, quella che conclude i miei video dedicati ai prodotti preferiti, ovvero i libri. Il libro che vorrei consigliarvi questa settimana è Frida Kahlo, La bellezza terribile di Gérard Roero di Cortanz. Si tratta di una sorta di biografia ragionata su Frida Kahlo. Come sapete io adoro Frida, è il mio punto di riferimento, la mia ispirazione. Ho letto quasi tutte le biografie che si trovano sul mercato e ogni volta che ne scovo una nuova non so resistere alla tentazione e devo leggerla. Questa mi è piaciuta particolarmente perché l'autore ha dei punti di vista molto interessanti, non solo sulle opere di Frida, ma anche sulle sue scelte, sulla sua vita, sul suo modo di essere donna e anticonformista in un momento in cui le donne avevano veramente una posizione marginale nella società. Se amate Frida o comunque se amate le figure rilevanti e le donne dalle vite interessanti, non lasciatevi scappare questa biografia ragionata, La bellezza terribile, Frida Kahlo, un ottimo libro. Come sempre metterò il link sul mio blog se vi interessa leggerlo, io ve lo consiglio.
E anche per questo mese siamo arrivati alla fine del video. Io spero che i miei suggerimenti vi siano stati utili e vi abbiano dato delle indicazioni per i vostri eventuali futuri acquisti. Se il video vi è piaciuto non dimenticate di cliccare mi piace e di condividerlo con tutti i vostri amici, anche perché ogni condivisione aiuta il mio canale, il mio blog a crescere e mi permette di fare sempre nuovi video e nuovi progetti. Io per oggi vi saluto, direi che non c'è altro, è il momento di chiudere il video. Vi mando un grande bacio, vi auguro uno splendido aprile e noi come sempre ci vediamo al prossimo video. Ciao! Anche questo mese ho un prodotto per capelli da mostrarvi e ancora una volta si tratta... In ogni caso funziona molto bene per appunto cercavo un blush adatto alla primavera che quindi unisse al look che ebbene sì, ritorno. What's up with my voice? Capelli, sorry about my hair. T-Rex. Bonjour mes amis e benvenuti al quinto ed ultimo video della mia serie dedicata alla primavera e alla Pasqua. Oggi vi mostrerò come creare una scatolina in cartoncino a forma di carota, proprio come questa. È un modo originale per contenere cioccolatini, caramelle, un piccolo pensiero, proprio come nel classico uovo di Pasqua, ma in una confezione assolutamente unica e soprattutto che avrete creato con le vostre mani.